gli effetti a pedale. Quanti ce ne sono e tutti interessanti. Iniziamo con uno e poi diventano 2, 3, 5, eccetera. Ma in che ordine collegarli per ottenere il miglior risultato? Vediamo di capire come disporli e soprattutto per quali motivi metterli in un certo ordine ci consentirà di avere, mediamente, un buon suono. Vediamo una prima divisione a gruppi e poi scenderemo più nei dettagli. Partendo dalla chitarra, indicata con GTR, il primo gruppo che conviene disporre è quello degli effetti che modificano l'intensità e la forma del suono, qui indicati come dinamici. In questa categoria rientrano wah, compressori, overdrive, distorsori, eccetera. Poi converrà disporre le modulazioni, cioè effetti che alterano il segnale modulandolo, ossia aggiungendo una copia ritardata nel tempo o alterata in frequenza o comunque con effetti per l'appunto modulanti. E qui cadono i vari chorus, phaser, flanger e via discorrendo. In fondo alla catena degli effetti vanno quelli, ambientali, indicati con delay barra riverbero. Sono gli effetti che deriverebbero dalla configurazione fisica dello spazio dove si suona. Parliamo perciò di delay, e ce ne sono miriadi di tipi in commercio, e riverberi, e stesso discorso anche per questi. Infine si va all'amplificatore. Vediamo adesso più nel dettaglio i singoli effetti. Se usate un accordatore a pedale, conviene metterlo a inizio catena, in modo che riceva il segnale pulito dalla chitarra. Inoltre, molti di questi accordatori hanno la funzione di non far proseguire il suono mentre accordate, evitando così di far sentire al pubblico la vostra impari lotta per accordarvi. A seguire conviene mettere il wah, che è un pedale molto sensibile al posizionamento in catena, soprattutto in relazione alle distorsioni. Qualcuno lo mette dopo di esse, si ottiene roba di un qualche interesse, ma in media, secondo me, sta molto meglio qui. Il discorso è analogo per il compressore. In questo punto va molto bene perché permette di far arrivare alle distorsioni un segnale più compatto, dando un'ottima spinta al suono. E si arriva poi ai due blocchi, overdrive e distorsori. Qui si vedono molte scelte dovute al fatto che tanti pedali sono o possono essere regolati verso una o l'altra categoria. In linea di principio si ottiene un suono più gradevole disponendo i pedali in ordine crescente di aggressività, quindi prima l'overdrive e poi le distorsioni. E con lo stesso principio il fuzz, che è molto particolare e piuttosto pesante, conviene allocarlo dopo le altre distorsioni. E arriviamo alle modulazioni. E qui spesso non c'è un ordine consigliato. Personalmente io metto prima i chorus e poi il resto alla bisogna. Sentitevi liberi di sperimentare, come per inciso, per tutto il resto che ho detto e vi dirò. Male che vada avrete un suono orrendo, ma danni non ne dovreste fare. Si passa al delay. Lo mettiamo qui in modo che i suoi effetti si sentano in tutto il suono processato in precedenza. Provate a metterlo prima e, specie se regolato lungo e con varie ripetizioni, rischiate la cacofonia. In fondo ci va il riverbero, che in un certo senso imita quello che vi darebbe un ambiente dove vorreste suonare. È logico quindi metterlo qui, prima dell'ampli. Un'altra possibilità è di usare proprio quello dell'amplificatore stesso, se ce l'ha nel vostro amplificatore. Oppure mettere questo effetto di riverbero nel send return dell'amplificatore, sempre che anche l'amplificatore che avete abbia la possibilità di inserirlo nel send return. Infine ho aggiunto un looper prima di andare all'ampli. Il motivo per cui il looper va in fondo, se lo usate il looper è chiaro, è legato al suo stesso funzionamento. Messo lì vi permetterà di creare quel bell'arpeggio epico con chorus e delay, su cui poi potrete suonare con quella distorsione che vi piace tanto, ma la distorsione non influenzerà quanto avete già registrato nel looper. Alla fine si va all'amplificatore.
A questo punto vediamo, in conclusione di tutta questa spappardellata, un paio di esempi reali di pedaliere. Allora, vediamo questo primo esempio di una semplice pedaliera, di come disporre i pedali. Abbiamo una modulazione che è quel pedale giallo al centro, l'Ultra Chorus 200 della Behringer. Abbiamo un delay, quello accanto a sinistra grigio, che è il vintage delay, sempre della Behringer. Poi abbiamo un distorsore, anzi un overdrive, che è un clone del TS808, quello verdone tutto sulla destra, in kit autocostruito da me. E poi abbiamo un looper, quello tutto a sinistra, nero, della Lecato. La disposizione, in base ai principi esposti prima, è chiaramente abbastanza semplice. Entriamo da destra con il jack della chitarra nell'overdrive. Dall'overdrive andiamo sulla modulazione, il chorus giallo. Dal chorus giallo andiamo al delay, che è quello grigio, e infine, prima di andare all'amplificatore, andiamo sul looper. Ecco, questa è una piccola pedaliera che uso nella stanza dove lavoro col computer, quando mi voglio svagare un attimo. È l'esempio perfetto di come convenga disporre i pedali. Ora andiamo a vedere un esempio un po' più significativo. Ed eccoci adesso nella stanza che uso per la musica, chiamiamo studio musicale, dove possiamo vedere una pedaliera un po' più complessa, ma il principio di base è sempre il solito, e andiamo a analizzare come è disposta questa con un maggior numero di effetti. Si entra dall'estrema destra in un riduttore di rumore, l'NR300 della Behringer, quello grigio. Poi andiamo a un accordatore, che è quello nero subito sopra di lui. Dall'accordatore andiamo a un pedale wah, che è quello all'estrema destra, che è un Crybaby 95 del 90. E come vedete si segue sempre la solita filosofia. A parte il riduttore di rumore, accordatore, wah in questo caso. Dallo wah si va al compressore, che è il force field della TC Electronic, quella scatola bianca al centro in basso della pedaliera di destra. Dal compressore andiamo a un overdrive, che è il vintage overdrive della Harley Benton, un altro clone del TS808, quello verde, alla sinistra del compressore. E da questo andiamo allo Zeus della TC Electronic, che è quello tutto color oro all'estrema sinistra della metà pedaliera di destra. E questo è diciamo un clone del Clone Centaur. Questi due per esempio potevano anche essere messi invertiti, lo Zeus prima del vintage overdrive. Nel mio caso li preferisco così, non mi piace caricare il TS808 con un boost prima, ma sono scelte personali. Dallo Zeus passiamo a quella scatola blu che è all'angolo in basso a destra della pedaliera di sinistra, che è un fuzz, un kit che ho costruito del Big Muff Green Russian. Qui potrete notare che, anzi lo notiamo dopo, perché dopo di questo c'è l'American Sound della Harley Benton, e questo è diciamo un pedale che imita un amplificatore Fender con tutte le sue possibili distorsioni e cecce. In linea teorica si potrebbe pensare di mettere il Green Muff, quello blu, dopo questo American, quello arancione alla sua sinistra, però io lo preferisco così. Dallo scatolo arancione andiamo al pedale che è
In alto a destra della pedaliera di sinistra, il TC Electronic Jun 60, che è un chorus, quindi entriamo nelle modulazioni. Un chorus molto molto particolare. Da questo andiamo a un altro chorus, che è quello alla sua sinistra, quello giallo, il solito Ultra Chorus UC200 della Behringer che abbiamo visto anche giù. E da questo, andando ancora verso sinistra, al centro della pedaliera di sinistra in alto, andiamo a uno Zoom MS70 CDR, che è un'unità multi-effetto di modulazione, con locazioni di memoria, patch già preparate, e che uso per tutte le altre modulazioni, phaser, flanger, univibe e chi più ne ha più ne metta. Un vero coltellino svizzero per queste cose. E andando ancora a sinistra si va a quella scatola verde che è un delay, è il Prophet della TC Electronics, e come si è detto il delay conviene metterlo in fondo. Il riverbero uso quello degli amplificatori. Dalla scatola verde andiamo alla scatola blu all'estrema sinistra, che è uno Jamman Solo XT della Digitech, e questo è il looper di tutta la pedaliera. Da lì poi si va agli amplificatori. Un pedale che non vi ho nominato è nella seconda pedaliera in basso a sinistra, ve lo indico. Questo è un equalizzatore grafico, un EQ700 della Behringer, imitazione di un famosissimo Boss. Questo non l'ho mai nominato perché un equalizzatore è il jolly di tutta la faccenda, potete metterlo dove volete, all'inizio della pedaliera, subito dopo il riduttore di rumore, o meglio, dopo l'accordatore, potete metterlo dopo il compressore, dopo le distorsioni, prima del delay, addirittura c'è chi lo mette nel send return dell'amplificatore. Ecco, un equalizzatore grafico può aiutarvi a sagomare il vostro suono, a levarvi di torno delle frequenze che vi danno fastidio, può essere usato come booster addirittura. Al posto di un booster utilizzate lui e ottenete lo stesso effetto, anzi potete anche scegliere meglio le frequenze che desiderate evidenziare in caso di un assolo o un inciso. E quindi questo è il jolly di tutte le pedaliere. E basta, questo era il secondo esempio che, per capire, seguendo sempre la solita filosofia, una pedaliera come converrebbe che sia disposta per ottenere un suono valido. Io mi auguro che questo filmato vi sia piaciuto, vi saluto e vi auguro buona giornata, giovani!